Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e qui con me c'è il BenQ GV1 che è un proiettore digitale portatile. Prima di scoprirne le caratteristiche vediamo cosa c'è nella scatola. Quindi troviamo il proiettore del quale parliamo subito, poi troviamo il suo telecomando che è piuttosto standard, retro un po' gommatino, una comoda custodia per il trasporto del proiettore marchiata BenQ, certificati di garanzia e manuale rapido di utilizzo in inglese, alimentatore con cavo coassiale. Io ho già montato la presa italiana, ma ci danno altre prese in base alla regione del mondo in cui ci troviamo. In ultimo, cavetto Type-C per collegare la porta presente sul proiettore al nostro dispositivo con Type-C che supporti DisplayPort. E questo qui è il proiettore, veramente molto bello, fatto veramente con un bel design questo dispositivo. Parte inferiore in metallo, tutta grigliata, molto carina, anche al tatto. Il peso è di circa 7 etti, quindi si sente un qualcosa di solido in mano. Sul frontale abbiamo il logo BenQ e la lente di proiezione. Lateralmente abbiamo sul fianco sinistro abbiamo la ghiera di messa a fuoco e grigliatina. Sul posteriore invece abbiamo questa griglia di aerazione, serve a far uscire l'aria calda che genera il LED anteriore di proiezione. Sulla parte inferiore abbiamo Type-C di ingresso per connettere i nostri dispositivi compatibili con DisplayPort e il cavetto coassiale di alimentazione. Non c'è nessun altro ingresso. Sul fianco destro non c'è niente. Parte inferiore gomma antisdrucciolo sul fondo e attacco a vite per treppiedi o cavalletti. Nella parte superiore c'è il pulsante centrale di accensione e spegnimento del dispositivo, volume più, volume meno, e il tasto per switcharlo tra proiettore e altoparlante speaker Bluetooth. E infatti questo proiettore può essere utilizzato come semplice speaker Bluetooth. C'è un altoparlante da 5 watt dentro che è sufficiente per un utilizzo quotidiano e domestico per l'ascolto di musica o quant'altro. Come visto, sul fondo c'è un attacco a vite per montarlo su treppiedi o cavalletti, però l'utilizzo previsto è anche a terra. Infatti è stato dotato di questo simpatico movimento che permette un'inclinazione di 15 gradi in modo da poterlo usare anche a terra. Tra l'altro questo proiettore è dotato di auto keystone, cioè quando proiettiamo il video su una parete e il proiettore non è perpendicolare alla parete, quindi potrebbe essere tipo a terra, e alziamo la lente in questa maniera, in automatico il proiettore corregge la prospettiva. Vediamo sempre un rettangolo, il nostro video sarà sempre un rettangolo anziché un trapezio, quindi questa caratteristica è molto intelligente e utile per un utilizzo più versatile del proiettore. Il proiettore è portatile, dotato di batteria interna e può essere utilizzato per circa 3 ore senza l'utilizzo della rete elettrica. All'interno del proiettore è presente praticamente un mini PC Android con il sistema operativo Android, quindi alcune delle funzionalità sono quelle che magari avete già visto e conoscete perché viste in precedenza su TV Box o addirittura su Smart TV. La risoluzione nativa del proiettore è 480p, anche se in realtà può fare un upscale del video fino a Full HD. In questo momento il proiettore è posizionato a 2 metri dalla parete, il quadro proiettato è di circa 1,60 m x 90 cm. Ovviamente avvicinando il proiettore alla parete si avrà una definizione maggiore e il video proiettato sarà di dimensioni più ridotte. Al primo avvio il proiettore ci chiede innanzitutto di connetterci a una rete Wi-Fi. Io naturalmente mi sono già connesso e dopo essersi connessi alla propria rete Wi-Fi ti viene proposto un aggiornamento che ho tranquillamente eseguito. Ho visto che l'aggiornamento porta diverse migliorie a livello dell'interfaccia grafica, quindi vi consiglio di farlo. A livello pratico di uso, con il telecomando possiamo scegliere quale delle modalità proposte e disponibili ci sono vogliamo impiegare come sorgente. C'è quindi la proiezione di iOS e macOS, quindi usando o iPhone o un computer Mac, o utilizzando lo screen mirror del vostro telefono Android, ed è quello che farò io, oppure lo screen mirror del vostro computer, oppure attraverso il cavetto Type-C sfruttando il protocollo DisplayPort. Mi raccomando, il dispositivo sorgente deve avere una porta Type-C e supportare il DisplayPort. Tutto questo se vogliamo usare come sorgente il nostro telefono o il nostro computer, ma essendo praticamente una TV box, questo proiettore è dotata di Aptoide, cioè il market alternativo al Google Play Store
attraverso il quale possiamo scaricare le applicazioni che ci garbano di più. Io per esempio ho scaricato Kodi, ho scaricato Netflix, ho scaricato l'applicazione Prime Video e ho scaricato YouTube. Perciò possiamo usare YouTube, Prime Video o Netflix direttamente in proiettore senza dover mettere in mezzo il nostro telefono. Come vedete, l'applicazione di Netflix non ha nessun problema, si utilizza il telecomando per muoversi tra i menu ed è possibile riprodurre tutti i contenuti presenti appunto su Netflix. Stesso discorso anche per Prime Video. Che ci consente una visione in grande schermo dei contenuti presenti sulla piattaforma Amazon. Ovviamente l'audio non è trasmesso dal telefono, anche in caso di mirroring, ma è trasmesso tutto attraverso l'altoparlante integrato nel proiettore, che in caso di riproduzione all'aperto garantisce comunque un audio di discreta qualità. Il volume si può regolare o attraverso il proiettore fisicamente sui tasti presenti sul parte superiore o attraverso il nostro telecomando. Volendo usare il telefono come sorgente, invece dobbiamo connetterci alla stessa rete Wi-Fi alla quale è connesso il proiettore e andare nelle impostazioni del telefono e abilitare lo screen mirror. Troveremo tra le opzioni disponibili BenQ e un numero casuale e quindi possiamo tranquillamente replicare il display del nostro telefono sul proiettore. Allo stesso modo visto poco fa possiamo guardarci YouTube, possiamo guardarci Netflix o Amazon Prime Video o i contenuti presenti nel nostro telefono. Anche in questo caso l'audio non è trasmesso dal telefono, cioè non si sente sul telefono, ma si sente sul proiettore. Questi scenari visti finora vanno bene quando abbiamo una rete Wi-Fi condivisa, quella del nostro ufficio, quella di casa nostra, eccetera. Ma se siamo in mezzo ai campi, come si fa? È molto semplice. Si può fare access point, quindi rendere hotspot il nostro telefono e connetterci al telefono con il proiettore nelle impostazioni del Wi-Fi. A quel punto, facendo la condivisione dello schermo, possiamo utilizzare la rete 4G o 3G per l'acquisizione dei contenuti, quindi di Netflix o di Amazon Prime o quello che è, e attraverso la rete Wi-Fi li condividiamo sul nostro proiettore. Come sentite l'audio è veramente molto forte, non c'è nessun problema a sentirlo anche se si è all'aperto. Nelle impostazioni del menu possiamo modificare il profilo dei suoni, andare a modificare il Wi-Fi, utilizzare la connessione Bluetooth per utilizzare quindi il proiettore come speaker Bluetooth e non come proiettore. Possiamo addirittura renderlo hotspot, lui genererà una rete Wi-Fi alla quale noi ci colleghiamo con il nostro telefono e quindi possiamo riprodurre dei contenuti che abbiamo residenti nella memoria interna del nostro smartphone. Nelle preferenze possiamo andare a modificare la tastiera eccetera. Tra le altre cose vi faccio notare che purtroppo non è presente l'italiano come lingua ma solamente l'inglese e che tra le caratteristiche avanzate possiamo definire come è posizionato il proiettore. In questo caso è attivato il front table, però potremmo attaccarlo al soffitto, quindi nel caso il nostro proiettore fosse sottosopra vedete che si gira in automatico. Potrebbe essere anche messo dietro a un telo per la proiezione, quindi in questo caso viene fatto il mirror dell'immagine, viene girata praticamente specchiata e quindi sono state previste tutte le possibili variabili di installazione. Auto keystone è quello che vi dicevo prima, vedete, così sarebbe l'immagine proiettata dalla parte, insomma dalla superficie dove sono appoggiato io, che non è perpendicolare alla parete. Attivando l'auto keystone vedete che l'immagine perde la caratteristica trapezioidale e diventa un rettangolo perfetto. Un'altra cosa da dire è che
Quando c'è l'uso a batteria la luminosità cala un po'. Per avere la massima luminosità, specie quando dovete usarlo quindi in ambienti che non siano perfettamente bui, è preferibile alimentare il proiettore con la rete elettrica, perché quando siamo attaccati alla corrente il proiettore dà il meglio di sé e quindi la luminosità viene impostata automaticamente al massimo. La memoria interna è di 8 GB e possiamo usarla per installare le applicazioni che vogliamo, anche se credo che con Netflix, Amazon Prime Video e YouTube si copra praticamente la totalità delle richieste del pubblico. Il proiettore, quando è acceso, ha la ventolina che parte in automatico, non si può spegnere, e adesso ve lo avvicino, vi faccio sentire il fruscio che genera la ventolina. Non è fastidiosa, specie quando insomma c'è il volume alto, insomma si sta guardando un film, un cartone o quello che è, non si nota per niente il fruscio della ventola. Per l'utilizzo come speaker Bluetooth invece è semplice, basta accendere quindi il proiettore. Una volta avviato, utilizzando il tasto touch superiore con le due freccine, si passa all'utilizzo Bluetooth. Si va sulle impostazioni Bluetooth del proprio telefono, sarà presente il nuovo dispositivo BenQ GV1 eccetera e un codice, si clicca per l'accoppiamento e quando si sente questo segnale significa che lo speaker è connesso. E quindi anche per un utilizzo Bluetooth quando siete in giro io lo vedo veramente molto pratico per quando si va in villeggiatura questo proiettore. Infatti sarà quello che mi porto in vacanza quest'anno. Per un utilizzo all'aperto o comunque in parete per vedere dei film o qualche cosa da Netflix o Amazon Prime è molto comodo, nonché quando si vuole ascoltare della musica, anziché utilizzare lo speaker del telefono si può tranquillamente utilizzare lo speaker da 5 watt contenuto nel proiettore. Bene, vi dico le mie impressioni dopo circa un mese di uso. Ho guardato diversi film con la famiglia e innanzitutto vi consiglio di prendere un telo. Se avete intenzione di usare un proiettore, acquistate un telo, perché da telo a parete cambia di molto la brillantezza del video trasmesso, quindi mi raccomando, investite su un buon telo. Poi per quanto riguarda il proiettore, nonostante la risoluzione non sia strabiliante, devo dire che l'esperienza di uso è comunque gradevole, forse grazie anche alla luminosità che è veramente buona su questo GV1. Questo, accompagnato da un audio che comunque fa bene il suo lavoro, rende l'utilizzo di questo proiettore molto piacevole. Infine confermo anche la durata della batteria, che dichiarata è di circa 3 ore ed è pure 3 ore in pratica. Le cose che invece mi sono piaciute meno di questo GV1 sono la messa a fuoco, che è piuttosto sensibile e quindi non è così immediato impostarla al meglio. Poi la mancanza di navigazione sul device, cioè bisogna sempre portarsi via il telecomando. Senza telecomando non potete scorrere le funzioni sul menu e quindi non potete impostare il tipo di input che volete usare. Per ultimo, la mancanza di una porta HDMI in ingresso. È vero che c'è la Type-C con DisplayPort, ma i dispositivi con DisplayPort, specialmente tra gli smartphone, sono veramente molto pochi. Questo però si fa perdonare perché l'utilizzo del mirroring del telefono o del computer è veramente molto banale, quindi diciamo che è più facile utilizzare la connessione wireless piuttosto che quella wired. Bene, fatemi sapere voi cosa ne pensate, lasciate un commento con le vostre impressioni, ditemi se già usate proiettori, vi lascio in descrizione il link per approfondire le caratteristiche di questo GV1 di BenQ, iscrivetevi al canale YouTube se non siete iscritti, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video con i vostri amici e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!